Ciao, oggi ti mostro come realizzare una tartare 100% vegetale, quindi chiaramente senza carne, ma buonissima, salutare, super proteica e facilissima da realizzare. Se non mi conosci, ciao, io sono Ilaria e da anni mi occupo di cucina vegana. Andiamo a vedere come fare questa ricetta, ti aspetto sempre anche alla fine del video perché ho degli appunti da darti, qui sotto vi leggo sempre, scrivetemi, mi raccomando, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale se vi piacciono le mie ricette. Allora, per fare questa tartare necessitiamo di un panetto di tofu al naturale, vuol dire che non è già stato marinato in salsa di soia. Ve lo dico perché spesso in commercio si trova appunto già marinato, che è tra l'altro buonissimo perché è già pronto, ma in questo caso per fare questa ricetta, siccome dobbiamo andare ad insaporire perfettamente la nostra tartare come vogliamo noi, prendiamo un panetto al naturale, tra l'altro di solito costa anche di meno. Vado a spezzettare il tofu, il mio è veramente piccolo di frullatorino. Allora, questa è la consistenza che devo ottenere. Se avete anche voi questo frullatorino, ovviamente dividete il panetto in due perché sono 250 grammi e tutti non vi entrano, quindi entrano 150 grammi. Mi raccomando, non frullate troppo, poi viene una pappetta e mi scrivete no, è venuto distrutto. Ok, un po' di attenzione, ci vogliono veramente pochi secondi, però ecco, non frullate troppo, state lì, date un'occhiata, magari se avete un frullatore un po' più grande frullate ad intermittenza. Adesso procediamo con l'insaporire il nostro tempeh. Prima di tutto occorre il succo di barbabietola. Questo succo può essere tranquillamente estratto dalla barbabietola cotta, oppure potete comprare semplicemente il succo di barbabietola già bello che è pronto in commercio. Io di solito uso quello perché poi me lo vado a sporzionare e me lo surgelo in modo tale che ce l'ho sempre pronto. Però potete fare lo stesso con la barbabietola lessa, ve lo andate a frullare, andate a estrapolare il succo, quindi con un colino dopo che l'avete frullato, e ve lo conservate, perché spesso, questo mi è capitato negli anni, compravo 100.000 barbabietole e poi morivano nel frigo se non le mangiavo subito. Siccome nella cucina vegana per tante ricette utilizziamo spesso questo succo, vi consiglio di conservarvelo già in delle bustine e risurgelarlo, così ce l'avete sempre pronto. Mi raccomando, girate bene in modo tale che il colore della barbabietola cosparge completamente il tempeh. Ok, e lascio un attimo da parte. Un pezzettino di cipolla e la andiamo a tagliare a pezzettini piccolissimi. Ok, se non digerite la cipolla fresca potete utilizzare anche la cipolla in polvere. Aggiungo la cipolla dentro il tempeh, succo di limone, aggiungo la salsa di soia, qui ho del concentrato di pomodoro, potete anche utilizzare un ketchup, l'importante è che sia naturale al 100%, quindi che non ci sia all'interno qualche schifezza. Semplicemente lo dobbiamo andare a sciogliere all'interno dell'olio, tale che siamo sicuri che si va ad incorporare perfettamente all'interno del nostro tempeh. Tagliamo finemente i capperi e li aggiungiamo all'interno del tempeh. Adesso ci prepariamo il centro della tartare, il cuore, ossia quello che di solito è l'uovo crudo. Chiaramente questo è un trempe-l'œil, non pretendiamo minimamente di andare a replicare tutti i sapori della tartare, anche perché sarebbe piuttosto laborioso. Però se siete degli esteti, se vi piace la cucina creativa vegana, entrate nel mio club, Cuccare Club, dove ci sono delle ricette segrete che non troverete da nessuna parte, dove vi insegno anche a fare il tuorlo dell'uovo che potete mettere su questa tartare, e quando la portate a tavola sfido chiunque a non farvi una standing ovation. In questo caso la faremo in questo modo, ossia utilizziamo della maionese, un pizzico di mostarda di Dijon, oppure se non vi piace assolutamente la mostarda la omettete, ma fidatevi di me perché fa la differenza. Quindi ce ne va veramente una puntina, la andiamo a mischiare insieme alla maionese e poi per dare un colore extra, quindi un colore giallognolo, andiamo ad aggiungere o un pizzico di curcuma, ve lo consiglio perché per quanto mi riguarda fa la differenza, anche se si sente un po' il sapore ci serve, quindi secondo me dà un valore aggiunto proprio alla ricetta. Se non vi piace la curcuma o per una X motivazione non la volete mettere, potete utilizzare un colorante alimentare vegano arancione, oppure niente, la lasciate così bianco ed è bellissimo e buonissimo ugualmente. E adesso arriva la parte più divertente, perché appunto andremo a dare forma visiva alla nostra tartare.
Ci occorre un coppo pasta, va bene, della grandezza che desiderate, quella che vi piace di più, quella che avete anche in casa. Io ne ho diverse forme, potete farla dell'altezza che vi piace di più. Andiamo a fare un avvallamento nel centro della tartare, quindi spingendo così con delicatezza. Prendiamo la nostra salsina e la andiamo a mettere nel centro. Adesso, prima di togliere il coppo pasta, andate a scegliervi subito un bel piattino, perché qui sotto, come vedete, sta fuoriuscendo un po' di liquido. Questa è la parte più bella di quando andiamo ad impiattare, perché ci dà proprio quell'effetto tartare. Quindi, per non perdere il liquido, andiamo a sfilare con delicatezza. Se dovete dare una sistematina, la date adesso, prima di togliere il coppo pasta. Wow! Intanto fatemi sapere qui sotto, datemi un po' di soddisfazione, fatemi sapere che cosa ne pensate, soprattutto se c'è qualcuno fra di voi, e sono sicura al 100% che ci sia, che ha già realizzato la mia tartare di qualche anno fa. Fate questa versione perché è incredibile. Trovate l'articolo scritto con tutti gli appunti, che la ricetta, lo sapete, la potete anche stampare, salvare su tutti i vostri dispositivi. Divulgate il più possibile, perché dobbiamo portare in tavola una cucina vegana bella, creativa, gustosa, saporita e anche salutare. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova ricetta vegana. Ciao!